Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati su Ferrovie e Miniature. Oggi facciamo un video speciale, iniziamo anche questa rubrica dedicata alla costruzione della ferrovia su Train Simulator. Ma prima di cominciare questo video vi ricordo sempre di iscrivervi al canale attivando la campanellina, lasciate un like se questo video vi sarà piaciuto e soprattutto condividetela per tutto. Ciao ragazzi, ben ritrovati. Oggi, come promesso qualche mese fa, proviamo e cominciamo insieme a studiare come fare a crearsi una vera e propria ferrovia virtuale su appunto Train Simulator. Ragazzi, è difficile, non è proprio facile. Io ci sto provando, ho cominciato a sbloccare tante cose, ovviamente mi sono messo in questi mesi a studiare bene la situazione e vi posso garantire che però c'è una cosa che sicuramente ci piacerà a tutti. È strafigo, raga, è strafigo perché voi potete veramente realizzare come se fosse un plastico ferroviario, ok? Nella stessa maniera, in questo modo, in maniera virtuale ovviamente. E la cosa bella è che spenderete veramente zero, quindi potete costruire un layout infinito, chilometri e chilometri di ferrovie, contornato da paesaggio, creato tutto da voi, partendo veramente da tutto, da zero, quindi scelta dell'erba, scelta delle acque, fiumi, laghi, montagne, gallerie, ponti, viadotti, stazioni, case, ville, edifici, piattaforme, insomma tutto quello che esiste nella realtà lo possiamo riportare qua. E io da questo momento in poi, con questo primo video, vi porterò passo passo insieme alla mia costruzione in questo splendido viaggio per cercare di costruire la nostra ferrovia. E cominciamo subito, raga. Allora, io non so adesso se chiamarlo tutorial o meno, perché faccio una specie di tutorial ma nello stesso tempo proseguo con la mia costruzione, quindi cerco di darvi anche delle indicazioni per chi vuole provarci. Intanto scaricatevi questo gioco che è veramente una figata pazzesca e una volta che entrate andate nella sezione crea, questa qua sotto, clicchiamo su crea e qui possiamo entrare appunto a creare un nostro layout. Ovviamente ce ne sono alcuni di default come potete vedere, ma voi fate da zero come sto facendo io. Quindi nuova tratta qui sotto, clicco nuova tratta e ovviamente mi chiede di mettere un nome per questa nuova tratta. Io metterò ovviamente YouTube, poi andiamo sul lato destro per la texture del terreno e andiamo a mettere predefinito, perché ci sono alcuni di default che potete scegliere, quindi sono già preimpostati, ma ovviamente se dobbiamo fare tutto noi è un po' come cominciare da zero. Ci prendiamo le nostre tavole di legno, costruiamo il nostro plastico da 000, quindi come ho sempre fatto anche nella realtà, quindi come quando faccio i plastici. Clicchiamo predefinito e andiamo su crea e a questo punto abbiamo creato, diciamo, il nostro scenario, nel senso il nostro scenario di partenza. Ecco, se è messo qua sotto, lo vedete, YouTube tutto in maiuscolo, clicco su questo, lo evidenzio e vado su modifica, quindi possiamo partire. Ora sta caricando, ovviamente farà in fretta a portarvi, guardate i paesaggi che possiamo andare a costruire, ecco, e cominciamo subito. Questo è il nostro software per appunto gestire la cosa. Come potete vedere, la prima cosa che notiamo è questo, questa forma di locomotiva, ok, che sta a identificare proprio il punto di inizio del lavoro. Io questa icona la posso spostare, come potete vedere, ma dove la lascio appena faccio il mio salvataggio, che cosa succede? Che quando rientrerò la prossima volta il sistema mi porterà dove ho lasciato questa icona. È un modo come per dire un segnapunto dove stiamo lavorando. Perché? Perché questo è un mondo infinito tipo Minecraft, ragazzi, quindi non ha limiti, non c'è fine. Noi possiamo fare tracciati anche di 4-5 ore, 6 giorni, quindi il giro del mondo senza alcun problema, e quindi nella realtà quando andremo a provare il treno potrà viaggiare per queste determinate ore per arrivare a destinazione, quindi sappiate di non mettervi nei guai. E ovviamente se volete andare a lavorare sui punti dove avete lasciato, quindi magari state costruendo un paese distante un quarto d'ora da dove avete fatto la prima stazione, vi conviene portarvi appunto il segnapunto, perché se no, ragazzi, tutte le volte che rientrate nel gioco dovete andarvi a cercare il punto che avete lasciato nell'ultima costruzione e vi farete ore e ore di ricerca per ritrovare dov'è il punto che avete costruito. Penso che sia chiara questa cosa, quindi questo è il punto che vi dovete portare sempre dietro quando costruite. Io lo lascio qui e da qua cominciamo. Vedete, intorno a noi c'è niente, terra, ok?
In profondità si vede il sole che sta per sorgere, il sole ha una funzione realistica, quindi col tempo e con le ore sorge e tramonta, quindi ci sarà anche la notte, ci sono i temporali, c'è la pioggia, tutto realistico. Bene, detto questo vi devo far vedere alcune cose importantissime. Ovviamente andrò lento, raga, andrò lento perché voglio portarvi in questa nuova avventura passo passo, e soprattutto per quelli che magari non hanno molta capacità è inutile correre perché magari poi dopo non capireste niente, è un casino, un disastro. Allora cerco di fare passo passo, tanto non abbiamo fretta, però vi garantisco che in questo video faremo la posa del primo binario, ok? Allora, la prima cosa che vediamo, una volta capito che questo è il segnapunto di dove stiamo lavorando, vediamo ovviamente dei menu, ok? Io in base a come muovo il mouse mi appaiono sul lato sinistro, ok? Allora, la prima cosa che vediamo è questa valigetta che rappresenta appunto la nostra valigetta porta strumenti. La prima cosa che vediamo, abbiamo il simbolo di una casa e sotto ad essi ci sono altri simboli, ok? Quando andiamo sul simbolo della casa apriamo il sottomenu qui e ovviamente ci appaiono altri sottomenu che andremo poi a guardare step by step. Se clicchiamo sul simbolo del binario, ovviamente appariranno altri menu differenti da quelli di prima e andremo a vedere dopo step by step che cosa vuol dire. Il simbolo del pennello rappresenta anche qui un sottomenu che non si vede perché si ferma solo in questo punto e quindi vedremo anche questo di che cosa si tratta. E poi se andiamo sul simbolo della locomotiva addirittura ci chiede di entrare in un altro parametro dove lì si potranno scegliere locomotive e vagoni da inserire nel nostro impianto, nella nostra ferrovia, ma questa sarà una delle ultime cose. Allora io, per non annoiarci, ho visto che ho guardato altri tutorial di americani che lo hanno fatto. Loro hanno fatto tipo 7-8 puntate dedicate solo alla costruzione del layout, quindi alla costruzione tra virgolette del plastico virtuale. Io però preferisco già mettere il primo binario e mettere su già una locomotiva, anche a diesel, molto semplice da guidare, in modo che almeno nel frattempo ci divertiamo, muoviamo qualche treno, altrimenti diventa pesante, ok? Allora, adesso quello che dobbiamo preoccuparci per chi sta cominciando a seguirmi e vuole fare anche lui quello che sto facendo io, è semplicemente cominciare a capire le cose. Ovviamente, andando velocemente in spiegazione, questa dove c'è il pennello è la parte dove vi permette, e vi farò vedere nel prossimo video, di modificare il terreno, quindi creare buche, creare montagne, rocce, eccetera, eccetera, scavare e fare un sacco di cose super, super fighe. Ve lo farò vedere più avanti. Mentre la casa ci permette appunto di scegliere tutta la parte urbanistica del nostro impianto, quindi case. Come potete vedere ci sono, che ne so, ve ne faccio vedere una casa, questa è una baita, ok? Che ne so, questa è un'altra casetta, ce ne sono un'infinità. E poi ci sono le fabbriche, le chiese e tutto quello che volete. Guardate, posso spawnare un sacco di roba. Spawnare, per chi non lo sapesse, magari che non segue il mondo del gaming, significa diciamo far nascere, ecco, nuovi edifici. Guardate, ci sono fabbriche, magazzini, c'è tutto quello che volete. Poi c'è la parte della natura, quindi la parte dove ci sono gli alberi, vedete, potete bloccare gli alberi, mettere gli alberi, potete, che ne so, biancospino, potete fare un'infinità di cose. Vi farò vedere come si fanno i copia e incolla per creare foreste massive, boschi, eccetera. E questo comunque, come detto, il discorso edifici è veramente complesso. Qua ci sono le stazioni, qua ci sono i personaggi e gli animali, quindi una capra, volete vedere la capra? Ecco qua, metteremo la capra, come nel plastico ferroviario. Ragazzi, provate ad immaginare di avere a vostra disposizione un intero magazzino della Faller, della Vollmer, della Preiser, della NOC, della Kibri, ce l'avete tutti perché abbiamo anche i trattori, abbiamo le auto parcheggiate, che ne so, guardate, auto da parcheggiare, cosa volete? Cioè, donna seduta sul vagone o seduta su una sedia, cosa volete? Macchina della polizia? Un uomo che sta in piedi? Ecco, abbiamo tutto, ok? Tutta la parte dedicata alla segnaletica, quindi i segnali luminosi e i segnali ad ala, quelli meccanici, e tutta la parte dedicata alla cartellonistica, insomma a tutto quello che sono cartelli di direzione, cartelli stradali, cartelloni pubblicitari, ok? Tutta la parte dedicata ai ponti. Oh la miseria, ragazzi, guardate che ponte, no? Io sto già godendo, ragazzi, guardate, c'è tanta roba di vario genere, raga, allora di vario genere, ponti di ferro, ponti di metallo, tutto è costruibile e modificabile, tutto è modificabile
attraverso poi i parametri che vi farò vedere può essere tutto allargato, ristretto, allungato, distorto, insomma si può fare tantissima roba. E poi addirittura ci sono i sound, quindi questo è il sound del parco, sentite gli uccellini che cinguettano? E in qui invece abbiamo i blocchi di acqua per fare appunto creare fiumi, laghi eccetera eccetera, e i blocchi di mattoni se vogliamo creare appunto blocchi di muraglioni, cemento, creare strade. E poi ci sono appunto anche le strade che troviamo sempre nella parte ferroviaria, vedete, dove ci sono le ferrovie, dove c'è il simbolo del binario, scusate, abbiamo poi tutta la parte di sottomenu sia dedicate alle ferrovie e sia dedicata alle strade e addirittura ai fiumi. Sì, perché se io creo un fiume e voglio creare una tratta in questo fiume diciamo navigabile, posso creare una tratta per poi dopo mettergli barche che poi si muovono da sole, andranno seguendo la tratta che abbiamo fatto. Stessa roba vale per le strade, creiamo le strade, possiamo creargli le tratte e mettere su dei veicoli che si muoveranno da soli per creare lo scenario. Quindi raga, è straordinaria questa cosa che stiamo per fare insieme. Ci metteremo quello che ci metteremo, probabilmente anni di lavoro anche qui, perché comunque come nella realtà qua dobbiamo costruire passo passo. E insomma voglio farvi vedere che poi qua avete la possibilità di creare pendenze, di scavare, mettere piattaforme, insomma è inutile che vi sto a raccontare, avete capito, con questo software possiamo fare tutto quello che possiamo fare sul plastico ferroviario reale, diciamo come quando costruiamo nel modellismo, stessa cosa lo facciamo qua. Ovviamente la differenza quale sarà? Che qua è virtuale, con un grande realismo e spese zero, quindi non spenderò un centesimo per farvi vedere quello che sto facendo, a parte dedicare il mio tempo a questa cosa. Ora seguite, questa è la prima puntata, seguite bene perché da qui poi partiremo con la sorta di tutorial, ma nello stesso tempo ci divertiremo mentre faremo il tutorial. Mi spiego. La prima cosa che voglio fare, ovviamente, tralasciando poi il fatto che non vi ho ancora spiegato come funzionano i tasti, allora non è semplice, nel senso che i tasti che dovete usare sulla tastiera sono i tasti di frecce direzionali, quindi sinistra, destra, su, giù, che vi permettono di fare questo. Allora se io senza toccare niente muovo i tasti direzionali sopra, vado in avanti, ok, in modalità aerea, se vado indietro, cioè quindi il tasto basso, vado così, vedete? Se vado a sinistra mi muovo a sinistra, se vado a destra mi muovo a destra. Se tengo premuto il tasto destro del mouse posso fare questo movimento per girarmi attorno, bloccato, ok? Se invece voglio muovermi su, giù, quindi in alto, in basso, tengo premuto praticamente CTRL, tasto basso, e CTRL, tasto in alto, control, ok? Control alto, control basso, ok? Questo mi permette di muovermi in questa maniera. Se invece voglio andare veloce, cosa che sicuramente capiterà perché quando cominceremo a avere estese di paesaggi da andare a cercare delle cose, vi dovete muovere velocemente. Quindi nel caso, per muovervi velocemente, tenete premuta la direzione dove volete andare, tipo così, e shift. Con shift andate velocissimi sia avanti che indietro, vedete? Velocizzate tutto il movimento, invece così andiamo lenti. Questi sono alcuni dei trucchi iniziali per tutto quello che ci interessa sapere. Per il resto è tutto normale, quindi usiamo i tasti direzionali e il mouse e basta, raga. Allora, per uscire da questo menu e per andare a fare altre cose schiacciate questa freccia in basso, ma lo vedremo dopo, perché vi consiglio di salvare spesso il lavoro che fate. Perché a volte potrebbe andare in crash, quindi tutto il lavoro che avete fatto va a farsi benedire, quindi lo perdete. Quindi ogni tanto, tipo ogni 5 minuti io salvo i progressi in modo che mi tengo il lavoro salvato, in caso dovesse andare in crash non ho rischi. Purtroppo il software potrebbe fare questi scherzi, ragazzi, è un software molto pesante, spesso magari il computer sta lavorando troppo e potrebbe avere questo problema. Detto questo, che sono appunto le fasi iniziali, capirete passo passo quello che faccio e vi spiego tutto quello che faccio in modo che capirete la funzionalità di tutti diciamo queste icone a disposizione nella parte strumenti che abbiamo per divertirci, che cosa fanno, cosa non fanno, ok? E sono sincero, alcune funzioni addirittura io ancora non ci sono arrivato, quindi lo scopriamo passo passo, anche se veramente credetemi ho studiato 2 mesi, ci ho messo un po', ho fatto tanti errori, ma ho cominciato adesso a muovere un po' meglio. Allora, prima cosa da fare, ragazzi, andiamo in questo punto iniziale e stabiliamo dov'è il nostro punto di partenza, ok? Mettiamo a fuoco e cominciamo a mettere il primo binario. Io parto mettendo un binario semplicemente perché noi parliamo di ferrovie, quindi potrei partire costruendo un paesaggio, perché sarebbe stato bello costruire un paesaggio
e poi mettergli la ferrovia per dare un senso al fatto che da questo paesaggio andiamo in un paesaggio nuovo. Ma invece partiamo con la ferrovia e tramite delle tratte creeremo paesaggi distaccati uno dall'altro. Ma ora, prima di parlare di paesaggio, cominciamo a vedere come posare il primo binario, e in questo video devo cercare di farvi vedere i binari a disposizione, ok? Allora, andiamo sul simbolo dei binari qua in alto, vedete? Quando scorrete col mouse verso il basso, andando nell'estremità sinistra dello schermo, in automatico vi si apre questa tendina e poi sotto ce n'è un'altra ancora. Quella che ci interessa al momento è questa tendina. Dentro questa tendina troviamo, cliccando questo primo icona, tutta la linea di tracciati in legno, con le massicciate, con la traversina in legno, ok? Poi abbiamo un'altra icona, questa qui, dove rappresenta altre tipologie di linee ferroviarie di default. Quindi, come potete vedere, ci sono le linee ferroviarie tedesche con traversina in cemento pulita o traversina in cemento sporcata. Poi ci sono le linee per le gallerie, quindi quando andremo a fare le gallerie, quando ci saranno le gallerie, useremo queste in modo che ci crea già tutta la parte di interno della galleria e via discorrendo. Vi voglio ricordare che esistono le possibilità di scaricare delle mod che vi permettono di scaricare anche, strumenti di ferrovie italiane, ok? Perché di default il sistema non offre niente di italiano. Quello che conta comunque è sapere che esistono anche, in questo caso, le strade intese come le strade proprio per le auto, per le automobili. Poi qua abbiamo i marciapiedi, le piattaforme, i ponti, eccetera eccetera, ma questi li vedremo più avanti. Ora concentriamoci sul tracciato. Io comincerei col divertirmi con una ferrovia vecchia. Mi piace l'idea di portarvi questo inizio di tutorial con una ferrovia, tanto faremo tante ferrovie, tanti tracciati, tante linee e tanti paesi, quindi non abbiamo limiti. Cominciamo con questa di base, che è appunto la linea fatta con le traversine di legno in vecchia maniera, diciamo, ok? Allora, quando ne clicchiamo appunto sul binario in alto, ci apre questa tendina e scegliamo questo. Io ho scelto questa linea But Wood End, ok? Questa icona che vi spunta, che è una specie di quadrato, un cubo con una freccia davanti, è quella che rappresenta il posizionamento del binario. Quando la muoviamo, cioè quando parte, vi dà questa possibilità, quindi il mouse, muovete il mouse, si muove questa freccia. Decido di posizionarla qua, per esempio, e col tasto sinistro del mouse premuto, quindi viene tenuto premuto, muovo il mouse e giro, vedete, la direzione della freccia. In questo caso ora ho determinato il cubo rappresenta il punto di partenza del binario e la freccia il punto dove è la traiettoria del nostro binario. Quindi in questo caso poniamo che io lascio questo cubo così e la traiettoria me la tengo così, ok? Lascio il tasto sinistro e in automatico si apre queste linee, diciamo, evidenziate, che sono quelle dove fanno vedere l'ipotetico binario che verrà installato in modalità trasparente. Quindi io adesso muovo il mouse, ok, e muovendo il mouse, ora vado un po' indietro con la camera per farvi vedere, allungo quanto voglio la traiettoria del binario. Posso andare a sinistra, posso andare a destra, in questo caso adesso sono a sinistra, oppure andare a destra, eccetera eccetera, ok? Ora cominciamo a fare una piccola tratta. Ok, vi faccio vedere che, per esempio, se decido di fare questo segmento di tratta, mi fermo qua, clicco sul tasto sinistro e mi appare finalmente il mio primo binario. E andiamolo a guardare, ragazzi. Questo è il binario visto da vicino, con le traversine in legno. Ok, guardate, è bellissimo. Ok, e quando voi create delle tratte, in automatico vi mette, vi mette ovviamente i segnali respingenti di fine tratta, ok? Dove possono essere fatti in questa modalità, ma ce ne sono, in base alla tipologia di binario, anche di quelli luminosi, ok? Allora, in questo caso ho creato una piccola tratta che sarà forse, voglio sapere quant'è nella realtà, vado a prendere il metro che si trova qua sopra, ok, il simbolino del metro, e io con questo posso misurare effettivamente quant'è la tratta a disposizione di tracciato, e me lo dice qua sotto, 38, è scritto in piccolo, ragazzi, ma lo vedete, 38,44 metri. Cioè quello che vedete, ho creato 38 metri di tracciato. Ok, grazie metro, adesso non servi più.
Volevo ricordarvi anche un altro particolare: quando andiamo sul tracciato dei binari, quindi scegliamo questo, se vogliamo, clicchiamo su questo cubo qua sotto, ci apre un'altra menu a destra, che sono quelli dove potete andare a scegliere le tipologie di ferrovie legate a questa tipologia di binari. In questo caso, come potete vedere, c'è RS Italia e Simone, che sono due modi che io avevo installato, dove potrei trovare all'interno, se io clicco su questi, in teoria a sinistra dovrebbe farmi apparire la tipologia di binari italiani, che però non ci sono perché io non l'ho installati, ok? Altrimenti l'avreste visti. Quindi niente, li togliamo. Cominciamo a vedere questa cosa. Quindi abbiamo messo il nostro binario, ok? Che è il primo. E prima di concludere questo video volevo farvi vedere appunto come appoggiare il binario, e ovviamente la cosa che dobbiamo sapere è che si possono fare gli incroci e gli scambi semplicemente utilizzando sempre lo stesso binario. Non esiste, diciamo, come nelle ferrovie del modellismo, lo scambio e il flessibile, eccetera. Abbiamo un flessibile infinito che fa sia da rettilineo che da curva e ovviamente anche da scambio. Quindi se volessimo in questo caso creare uno scambio, allora faccio vedere una cosa, due cosine, due trucchetti ancora. Posso farvi vedere che posso creare innanzitutto una doppia linea. Per fare una doppia linea basta che andate qua sotto nella configurazione, nel pannello in basso, vedete dove c'è il simbolo dei binari. Se io clicco 2, ok, schiaccio 2, automaticamente mi appaiono due frecce e posso mettere giù due binari insieme, ok? Se io invece cliccassi 3, automaticamente mi mette giù e così via. Ora torniamo normali, ritorniamo alla diciamo impostazione di base, a un binario alla volta, e abbiamo altre opzioni che possiamo usare, poi ve le faccio vedere passo passo, per creare appunto delle curve di transizione, per creare appunto segui la rete, quindi in automatico gestisce tutto il tracciato, le pendenze e tante altre cose. Allora, quello che voglio farvi vedere era appunto come creare lo scambio. Per cancellare tutto insieme, cancelliamo quello che abbiamo fatto, potete fare anche il torna indietro con le frecce e ritornate da zero. Quindi ricapitolando, andiamo a vedere come fare lo scambio. Allora, facciamo un piccolo tracciato di base, appoggiamo la nostra freccia e creiamo un tracciato di, vediamo, di 100 metri. Io i metri li vedo da sotto, vedete ragazzi, in basso vi dà la metrica, ho fatto 120 metri di tracciato, ok. Ritorniamo giù, abbiamo fatto un tracciato di 120 e ora dobbiamo fare l'aggiunta dello scambio, ok? Quindi semplicemente appoggio la freccia nel punto in cui voglio che inizi lo scambio, quindi facciamo che l'appoggio lì e comincio a creare la deviata, quindi mi appoggio là e muovendo il mouse a sinistra o a destra creo lo scambio, ok? In questo caso lo faccio per esempio così, faccio magari uno scambio bello slanciato, tipo per ferrovie di alta velocità, oppure uno scambio tradizionale molto aperto. Facciamolo molto aperto, dai. Clicco sinistro e lo scambio si è aperto. Vedete ragazzi? Ora ho creato due terminali, così potrei andare avanti, no? Ma vi faccio solo vedere quello che devo farvi vedere. E ovviamente si crea lo scambio e crea anche la marmotta manuale in questo caso, che poi in realtà potete appunto spostare a sinistra o a destra. Quindi fatto questo, questa marmotta la potete spostare quando andiamo in modalità gioca, ok? Ora vi faccio vedere appunto dall'alto quello che abbiamo creato e come si muove lo scambio. Ora io vado su qui, salvo, ok? E in questo caso quando ho cliccato quella freccia tipo play, entro appunto a giocare e ora mi tratta da qua a qua. Semplicissima. Se io voglio vedere se funziona lo scambio, vado sulla marmotta, vedete, mi appare l'icona della marmotta e clicco sopra col tasto sinistro e guardate, il motore si sta muovendo. In questo caso non è un motore ma è manuale, ok? E ho portato lo scambio a destra, lo riporto nello stato di prima, ok? Clicco ancora e vado dall'altra parte. Quindi abbiamo fatto questo piccolo test. Giustamente, prima di concludere il video avevo promesso di appoggiare almeno una locomotiva e poi dopo andremo avanti. Ovviamente nel prossimo video cominciamo a costruire il nostro tracciato nella realtà e mettiamo la locomotiva. Quindi ritorniamo, schiaccio Hash, vado su Editor del mondo, ritorno ancora in questa modalità, vado su locomotive, schiaccio sì, premo sì e vado a cercarmi locomotive, in questo caso
ce ne sono di vario genere. Io metterei locomotive classiche, vediamo cosa abbiamo. Questa qua, vediamo un po', metterei un diesel. Ok, la mettiamo ovviamente sui binari. Ecco, appoggiate sui binari appare l'icona blu sotto di essa e quindi quando date l'ok col tasto sinistro sentirete stum, un rumore di ferro che indica che la locomotiva è stata installata. Però questa non mi piace, raga, aspettate, ne scelgo un'altra. Ok, confermo col tasto sinistro e a posto. Ovviamente me ne appare già un'altra perché mi dice, ne vuoi mettere un'altra? No. Una volta confermato col tasto sinistro, per metterla in funzione, quindi per farla andare, per provarla, dovete ricordarvi sempre di mettere il macchinista. Se non mettete il macchinista andate in play, rimane lì ferma come se fosse uno scenario. Quindi gli diamo vita, clicchiamo sul macchinista, ho cliccato e appare qua sopra, vedete? Cliccate sul macchinista, questo qua sopra, e vi appare sopra la locomotiva il simbolino del macchinista, lo vedete? Questo sta a significare che ora dentro c'è il tipo che guiderà la locomotiva con i comandi, gestiti ovviamente da noi. Quindi, fatto questo, salvo, faccio sì e ritorniamo nello scenario che abbiamo creato. La locomotiva è accesa, se ci clicco sopra entro nei comandi, ok? Entro nei comandi, tolgo i freni d'emergenza, metto l'indicatore di marcia sinistra o destra, in questo caso penso di averlo messo a sinistra e andiamo. La locomotiva si muove a diesel e adesso andrà nella direzione dove abbiamo messo lo scambio. Ok, ora freniamo e ora la locomotiva si fermerà e cambiamo la marcia. Andiamo dall'altra parte e stavolta voglio cambiare lo scambio per vedere se funziona. Ok, togliamo il freno d'emergenza, poi vi insegnerò a guidare anche il treno, ragazzi. Per adesso non è importantissimo, lo vedremo più avanti. Portiamolo da questa parte, deceleriamo e andiamo a frenare, ok? Adesso ancora un pochettino, diciamo, mi sono fermato troppo sullo scambio. Vai, let's go. Andiamo un po' oltre in modo da poter selezionare lo scambio. Perfetto. Freniamo. E adesso, ragazzi, andiamo. Poi è inutile che vi spiego che nella locomotiva ci potete entrare in cabina, potete vederla aerea, potete vederla dal drone, potete vederla laterale, da lontano. Ci sono tante cose super fighissime. Ok. Vabbè, adesso dobbiamo controllare se lo scambio funziona, quindi andiamo sull'icona dello scambio, clicco, la deviata è avvenuta con successo e ripartiamo, cambiamo la direzione di marcia, togliamo il freno d'emergenza e ripartiamo per vedere se va dall'altra parte. Dovrebbe andare a destra. Appena parte dobbiamo già frenare, talmente corta la tratta. Ho fatto una tratta corta per far veloce, raga, poi dopo dobbiamo fare il nostro impiantino. Ragazzi, ok. Sta funzionando, stiamo entrando nel lato destro, ok, frenata, ok, tutto sta funzionando perfettamente, quindi abbiamo testato che il nostro impianto può funzionare. Ovviamente, ragazzi, mancano un botto di cose per creare una vera ferrovia e quindi io per adesso mi fermo qua. Spero che questa idea vi piaccia, ragazzi, perché era giusto per farvi capire che possiamo mettere il nostro treno, provarlo e divertirci a creare il tracciato con la paesaggistica attorno che vedremo nei prossimi video, solamente se questo video raggiungerà almeno 1000 visualizzazioni entro le prossime 48 ore, allora proseguiremo. Raga, vi voglio bene, grazie per avermi seguito e ci vediamo alla prossima e un abbraccio. Ciao!